Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. In primis, prima di iniziare questo nuovo contenuto, stamattina è stato complicatissimo non prendere il calendario e sfogliarlo tutto quanto fino alla fine, avendo appreso dell'infortunio di Rachmani in nazionale. Non parleremo ovviamente solo di questo, facciamo sì il punto sui nostri calciatori impegnati con le rispettive nazionali, ma c'è stato anche un allenamento congiunto con l'Avellino ieri, amichevole finita 5-3 con Lucca in grande spolvero. Facciamo un attimo il punto della situazione, fatemi sapere cosa ne pensate, la vostra qui sotto nei commenti come sempre, iscrivetevi al canale sempre e solo se volete, attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica, e se vi piace il video, come dico sempre, un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo. Detto questo, partiamo prima da questo allenamento congiunto perché mi interessa e non poco, e poi facciamo il punto sui nazionali, includendo l'infortunio di Amir. Ieri il Napoli ha sfidato l'Avellino in amichevole a Castelvolturno. I campioni d'Italia si sono imposti per 5-3 grazie alla tripletta di Lorenzo Lucca, gol di Spinazzola e Cimmaruta. Per i lupi di Biancolino, in gol Martin Palumbo, Valerio Crespi e Raffaele Russo. Riporta il portale Il Pino, tutto Avellino. Buon test per gli azzurri di Antonio Conte, che ha giocato senza i 14 calciatori impegnati con le loro nazionali per le qualificazioni, eccetera, eccetera. Proprio per questo motivo alcuni ragazzi del settore giovanile si sono aggregati alla prima squadra. Situazione ottimale per quanto riguarda, continuare ad inserire Lucca dal punto di vista tattico nello scacchiere di Conte, anche perché fortunati forse, perché io mi aspettavo pure che, sai, Gattuso in nazionale, chiamata per tenerlo in panchina, va a finire, mi porto Lucca, vediamo l'attaccante o non l'attaccante. È rimasto alla corte di Conte e speriamo resti quanto più possibile alla corte di Conte, che già abbiamo troppi calciatori impegnati con le nazionali. Approfittiamo di questo momento e questo periodo nazionali per incamerare Lucca, in un sentiero più prolifico anche nelle partite ufficiali, perché per quanto riguarda le amichevoli, nel precampionato comunque ha marcato il tabellino molte ma molte volte. 3 gol ieri, e non, ovviamente non facciamo le solite considerazioni, sì, ma quello poi si abbassi il livello dell'avversario e allora Lucca sale in cattedra quando l'avversario è di livello superiore, eccetera, eccetera. Diciamo che noi abbiamo affrontato Sassuolo e Cagliari, non Real Madrid e Paris Saint-Germain, quindi la situazione si abbassi il livello dell'avversario e Lucca spicca. Al momento non trova riscontro. Detto questo, però, sappiamo che sarà l'attaccante della partita contro la Fiorentina, contro il City. Ovviamente inizia la Champions League perché Højlund si deve comunque inserire. Højlund è partito, ha firmato ed è partito con la Danimarca, quindi non è che Højlund l'hai visto già, ci hai lavorato e quant'altro, e non credo che parta dal primo minuto o addirittura un tempo e un tempo, quindi sarà sicuramente Lorenzo Lucca a portare avanti l'attacco del Napoli. È buona questa situazione e questa amichevole anche che c'è stata, perché poi diciamo che giocare partite contro un avversario reale, al di là che possano essere poi più forti, meno forti, è sempre diverso che una partitella in allenamento tra compagni. Detto questo, vedremo poi, seguiremo la situazione allenamenti e speriamo che non si faccia male più nessuno, perché abbiamo perso Rachmani per infortunio in nazionale. Amir Rachmani, capitano del Kosovo e difensore del Napoli, è stato costretto ad abbandonare il campo al 64esimo della sfida di ieri contro la Svizzera. Problema muscolare alla coscia destra per il centrale azzurro. Dopo lo stesso Rachmani, anche il CT del Kosovo, Franco Foda, ha parlato dell'infortunio ai microfoni dei media kosovari. Per quanto riguarda l'infortunio di Amir, ha problemi ai muscoli. Spero non sia qualcosa di grave. È stato costretto ad uscire, ma il secondo tempo è andato meglio. Poi parla della partita, ovviamente, il tecnico del Kosovo, però a me spero non sia qualcosa di grave. Mi mette un tantino in apprensione. Abbiamo anche letto che Rachmani si sottoporrà ad una risonanza per capire cosa è successo, entità dell'infortunio. Speriamo non sia niente di grave, però i presupposti, ecco, non sono sicuramente dei migliori, anche perché in passato, quando ci sono stati affaticamenti o infortuni dove salti una settimana, salti una partita,
qualcosa trapelava già il giorno dopo, si sapeva comunque che poteva essere non tanto grave. Già questa situazione, la risonanza per vedere ovviamente la gravità e che cosa c'è, sicuramente viene fatta da prassi per vedere che infortunio è e quanto è grave. In caso siamo d'accordo, però queste parole spero non sia qualcosa di grave dell'allenatore, perché poi loro l'hanno visto uscire, loro hanno parlato con il calciatore e loro sanno meglio di tutti cosa è successo e cosa potrebbe, diciamo, essere a livello indicativo l'infortunio di Rachmani. Sicuramente ci si è sentiti con il Napoli e col mister Antonio Conte, figuriamoci, nella giornata di forse stamattina o forse già ieri sera, per quanto riguarda la situazione, e ovviamente dobbiamo rimpiazzare il centrale per la partita contro la Fiorentina, probabilmente, speriamo che sia solo la Fiorentina. La situazione centrale di difesa, però, al di là che il Napoli ha fatto mercato per, diciamo, non trovarsi impreparato, siamo tutti d'accordo, c'è Beuke ma c'è Buongiorno, c'è lo stesso Marianucci, Juan Jesus, eccetera, eccetera, eccetera. Però io ovviamente sarà perché ho giocato come difensore centrale, allora vedo sempre questa situazione che forse è più grande di quanto, la vedo io più grande di quanto possa essere. La fiducia che deve esserci tra due calciatori, tra i due centrali, diciamo che non è una cosa che trovi per terra e al limite puoi schierare chiunque e hai sicuramente chiuso la difesa, hai chiuso diciamo la porta all'avversario e riesci in qualunque modo. I calciatori ci sono, però una cosa è l'intesa tra Rachmani e lo stesso Buongiorno, Rachmani e lo stesso Juan Jesus, Rachmani e chi entra dalla panchina. Vedremo poi chi verrà accostato a Juan Jesus o Buongiorno parte dal primo, sono tante le incognite anche perché ci si sta allenando, Buongiorno sta entrando comunque in condizione, vedremo poi Conte chi schiererà contro la Viola, ma lo faremo a ridosso del match nei classici pre-partita che facciamo comunque sul canale. E quindi il punto, ecco, il problema che mi pongo io è l'affiatamento tra due centrali, bisogna azzeccare i due centrali per affiatamento e per diciamo nell'essere complementari tutti e due, ma Conte la sa lunga e quindi ci fidiamo assolutamente del mister, anche se il calendario lo sfoglieremo sicuramente quando sapremo per certo l'infortunio, l'entità dello stesso. Speriamo non sia nulla di grave e buona guarigione al nostro Amir. Detto questo, il punto rapido sui calciatori impegnati con le rispettive nazionali: De Bruyne vittorioso con il Belgio, anche se Garcia ha tolto la fascia di capitano. Comunque io ho visto la partita del Belgio e il Camerun, che erano in contemporanea su due device diversi, perché mi interessava soprattutto Anghissà. Anghissà ha fatto un partitone nella prima uscita con il Camerun, vittorioso per 3-0. Sarà perché Anghissà è di livello superiore, allora in una partita del genere spicca ancora di più, comunque in grande condizione. Frank integro, ed è la cosa più importante, dopo la prima uscita, così come De Bruyne in gol, integra anche lui, sono usciti tutti quanti sulle proprie gambe, a parte Rachmani che si è infortunato e l'abbiamo saputo stamattina. Note positive anche per quanto riguarda Politano Di Lorenzo, ma comunque lo sapevamo, Politano è una garanzia e diciamo che Spalletti non se l'è mai portato e non ci ha mai puntato. Gattuso ci ha puntato dal primo secondo, e quindi Politano si è presa la fascia sinistra, la fascia destra, scusate, l'ha fatta sua, ed è stata una bella spina nel fianco comunque nella partita di ieri, anche se il primo tempo abbastanza macchinoso, però chi ci ha provato e chi diciamo si faceva trovare sempre lì pronto per concludere la rete era il nostro Politano, e noi ne andiamo fieri. Si parla di rinnovo a vita appunto per Politano, e sarebbe una cosa fantastica avere Politano poi fino a fine carriera a Napoli, per ciò che ha sempre dato e ha fatto sempre la differenza su quella fascia. È vero, il dualismo con Lozano nell'anno dello scudetto, però è un calciatore fondamentale, imprescindibile nel Napoli di Antonio
Conte. Detto questo, bene, benino, anche Di Lorenzo, non è che poi diciamo contro l'Estonia si possono valutare determinate cose perché l'avversario non è di caratura, ecco, esagerata, quindi andiamoci piano con le considerazioni. Non ho visto la partita della Scozia, ho solo diciamo sbirciato tra le formazioni, non c'era Gilmour ma c'era Scott, e ovviamente non ho nemmeno controllato se Gilmour poi è entrato a partita in corso. Detto questo, noi ci auguriamo che tornino tutti integri e che sia solo Rachmani l'infortunato, e che l'infortunio ovviamente non sia molto ma molto grave, perché inizia il campionato. L'abbiamo detto anche in video precedenti, inizia il campionato, le prime due partite per tutti, non solo per il Napoli, sono comunque diciamo partite quasi da tripla, perché non sai assolutamente l'avversario come sta, soprattutto quando affronti squadre di bassa classifica. L'abbiamo visto con risultati che possono andare anche oltre ogni pronostico, l'Udinese che ha vinto con l'Inter, la stessa Cremonese, quindi il campionato vero e proprio inizia dopo la sosta per le nazionali, che c'è sempre la sosta dopo due partite, e quindi comincia questo cammino tortuoso ogni 3 giorni, e dobbiamo avere quantomeno la rosa al completo, possibilmente, se si può avere, perché il mercato è stato fatto appunto per diciamo avere tutte le frecce all'arco, e se viene a mancare qualcosina non è che facciamo drammi, perché in panchina abbiamo uno che l'anno scorso ha messo una pezza dovunque, si faceva male chiunque e si è trovato comunque la quadra, la formazione da schierare, portando a casa punti, risultati, partite e scudetto. Non è che mi faccio poi tutto questo problema, però meglio averli come ve li abbiamo dati i calciatori, che poi dover diciamo annotare situazioni molto ma molto scomode, che poi farebbero male a me e allo stesso calendario, che poi si sgualcisce. Mo lo prendiamo per Rachmani, non è che il calendario poi va tenuto lì integro, senza andare a rompere le scatole, a sfogliare giorni e mesi. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao.